Ciao a tutti, io sono Victor E io Veronica. e questo è FTV Podcast. Benvenuti su FTV Podcast, il podcast del Centro Cristiano Fonte di Vita di Livorno. Qui con noi i nostri ospiti avranno l'opportunità di condividere la loro esperienza, ciò che hanno vissuto e potranno anche darci consigli pratici per affrontare situazioni che loro per primi hanno affrontato. Oggi qui con noi abbiamo un altro ospite speciale, abbiamo un altro leader della nostra chiesa e il direttore del Dipartimento Giovani Elim. Abbiamo qui con noi Paolo Detrane. Come sei modesto. Grazie, ragazzi, ma vabbè, no, è veramente un piacere essere in questo salottino con davanti nessuno, è difficilissimo fare questa cosa, però mi fa... Delle tastiere. Esattamente, non sappiamo bene, però sono contento di essere qua a fare due chiacchiere con voi, mi fa veramente piacere. Grazie davvero per essere qua con Anche a noi. noi. Vogliamo iniziare subito chiedendoti di Scusami, raccontarci... Veronica, sai che ti voglio bene nonostante tutto quello che dirò durante questo podcast. Prego, puoi andare avanti. Io sono pronta. Iniziamo subito chiedendoti un po' di raccontarci la tua esperienza, no? Come sei arrivato qui? Allora, innanzitutto vi potrei dire mille cose, ma vi racconto un pezzo, cioè una prospettiva, uno spicchiettino, una finestra che si apre, che si collega poi a quello di cui parleremo stasera, spero. Io nasco con un problema a una gamba fisico, con un problema fisico che è congenito e quindi ce l'ho dalla nascita e resterà chissà fino a quando. Questo mi ha portato negli anni, soprattutto da piccolino, da giovane, da adolescente, da ragazzo, a comunque a vivere un senso di inadeguatezza, di non riuscivo a vedermi come gli altri, no? Ho sempre cercato modi diversi di rapportarmi alle persone. In buona parte grazie a causa di questo motivo, no? Quindi poi sicuramente Dio ha cambiato tantissimo le cose, mi ha dato una nuova immagine di me, mi ha fatto capire chi sono e anche come mi possono vedere gli altri. Tante volte abbiamo questo concetto che gli altri ti vedono come tu ti vedi, no? Io invece ho scoperto, grazie a Dio, che non è così. Ecco, sono una delle cose importanti che Dio, il modo in cui sono arrivato a Dio, è sicuramente attraverso questa costante ricerca di un'immagine corretta di me, no? Cercare di capire chi ero. E poi in un'altra puntata vi racconterò come ci sono arrivato, però ci tenevo a darvi questa prospettiva che secondo me, insomma, si sposa bene con quello di cui parleremo stasera. Sappiamo che comunque sei un appassionato di gaming, no? Che conosci anche questo mondo e volevo chiederti un po' se appunto ci puoi parlare della tua esperienza con i videogiochi, con tutto questo mondo virtuale. Ma allora, prima di tutto, voi giocate a qualcosa? Io giocavo alla Play, Ecco. poi mi sono A briscola. sposato e è finito tutto. Veronica briscola online, però. L'ho anche disimparato, tra l'altro. Solitario. Esatto. Non mi mettete alla prova perché non saprei niente. No, allora sì, tra le tante cose che mi piace fare, che io ho fatto tantissime cose nella mia vita, sono una persona super curiosa, mi piace provare, sperimentare e sicuramente il gaming è stato una delle cose, una fase, ancora oggi gioco online, mi piace tanto, non ho mai tempo per farlo, ma lo faccio ancora quando posso. Sicuramente c'è stata una fase nella mia vita in cui mi ci sono proprio perso, cioè ho proprio perso il contatto con la realtà. È durato circa 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, in cui veramente passavo tantissime ore online. Lavoravo, cercavo di finire prima possibile per arrivare a casa, quindi dicevo le bugie, lavoravo con mio padre, quindi dicevo c'ho un cliente alle 5, in realtà non c'era, andavo a casa prima, mezz'ora prima, un'ora prima per giocare perché c'avevo l'appuntamento online e poi stavo online magari fino all'1, alle 2 di notte, alle 3 di mattina, a volte alle 4, poi mi svegliavo per andare al lavoro di nuovo. La domenica io nella mia vita ho sempre dormito la domenica, sacrosanto, no? Invece no, mi svegliavo presto e mi svegliavo da solo, senza la sveglia. Andavo a letto alle 4 e alle 7:30 ero sveglio perché volevo giocare. Avevo proprio quasi una necessità, no? E per 2 anni e mezzo, diciamo che il 70-80% della mia vita era online. Quindi gli amici che ho fatto, nuovi, diversi da quelli che avevo prima,
Mi ricordo tantissimo, e questo se ci ripenso adesso, cioè, muoio, non potrei rifare le cose che ho fatto. Però vivevo da solo, i miei amici, quelli veri, non quelli online, venivano a bussarmi alla porta e io facevo finta di non essere in casa. Cioè, il mio computer era in soffitta, il PC era in soffitta, quindi si affacciavano, c'aveva una porta di legno con la striscia di vetro, loro mi bussavano, mi telefonavano, io mi nascondevo in soffitta, facevo finta di non esserci, cioè fuori di testa, nel senso. Sì, 2 anni e mezzo così. Ho buttato via 2 anni. Tra gli altri anni che ho buttati via, 2 anni e mezzo li ho buttati via così. Quindi Sì. il mondo poi virtuale, ciò che comunque tu vivevi attraverso i videogiochi, era diventato più importante di ciò che stavi vivendo comunque nella Sì. realtà, tutti gli impegni, le amicizie, le relazioni. No, assolutamente, cioè la cosa, tra virgolette, pericolosa, no? Non sto dicendo che, voglio essere chiaro su questo perché passerei da bigotto e non lo sono, cioè vi ho già detto che ancora gioco, no? Quindi credo che nella vita ci voglia, anche come cristiani, tantissimo equilibrio. Allora, però devo dire che c'è questo pericolo, soprattutto se tu, io non sono un esempio, ma ci sono tante varianti, diciamo, di questa follia. Ehm, soprattutto se tu non sai bene chi sei, se fai fatica ad avere relazioni profonde, reali, e io ne avevo, guarda che avevo tanti amici, ma nonostante questo era talmente più facile relazionarsi con la gente che non vedi, cioè sono amicizie reali, ma senza un risvolto emotivo pericoloso, no? Cioè non ti mettono tanto alla prova, diciamo così, no? Certo. E quindi mostri un po' quello che ti pare, cioè è facile mostrare un lato, una parte, nasconderne un'altra. Sì, a volte si trova anche proprio il vantaggio di trovare magari nel personaggio protagonista del gioco Sì, quella forza, quelle abilità che certo, noi non sentiamo di avere o non abbiamo certo, comunque. io sempre mago ero, sempre mago e sempre donna, con un nome da uomo. Però, vabbè, questi sono dettagli. Dettagli Però che per dire, cioè, approfondiremo è magari. veramente, cioè, è un effetto Sì, strano. sì. Molto bello. Se la motivazione è sbagliata, allora diventa pericoloso. Se la motivazione è divertimento, va benissimo, In non ci equilibrio sono, è cioè, c'è possibile. un equilibrio. Se tu comunque poi, quando hai bisogno di parlare con qualcuno, riesci a comunicare con le persone reali della tua vita, allora il problema non si pone. Ma se invece ti trovi a passare il 70-80% della tua vita online e parli solo con le persone online, hai solo amici online, una spia ti si deve accendere, cioè devi veramente guardarti un attimo allo specchio e capire se è tutto ok, cioè se stai veramente bene. Io non stavo bene alla fine, ero molto solo, nonostante avessi gli amici, mi sentivo molto solo. È molto controversa, è contraddittoria la cosa, però è Sì, sì, così, è no? C'hai complessa. questa vita parallela che è facile, fondamentalmente, no? Quindi lì eviti tutte le difficoltà. E quando è che hai capito, insomma, che stavi male, no? Andando anche Che poi oltre. quando Sì, ci siamo dentro non ce ne Esatto. accorgiamo. ah, vabbè, diciamo che forse il momento in cui ho realizzato veramente è quando ho conosciuto mia moglie. Mm, è stata lei che mi ha portato la prima volta, che mi ha presentato Dio in un modo che non conoscevo, no? Quindi è stato uno shock, no? Conoscere una persona interessante che mi interessava. Cioè, ragazzi, vi voglio dire, io non ero il classico nerdone che fa solo quello, io facevo veramente mille cose, ma poi non andavo mai in profondità in niente. Quando ho conosciuto mia moglie, lei ha un po' destabilizzato le cose perché mi piaceva, quindi comunque quando poi c'è un interesse reale in una persona reale, capisci che è diverso da un interesse reale in una persona che è reale ma virtuale allo stesso tempo, no? Voglio ricordare che quando parlate a un microfono, per quanto falsa sia tutto quello che ci puoi costruire, c'è una persona vera dall'altro lato, quindi una parte di quella relazione è vera perché c'è una persona vera, però lei ho vissuto delle emozioni con lei che non vivevo online e questo mi piaceva. Quindi mi sono, cioè, non obbligato, non ho dovuto fare un grande sforzo perché volevo conoscere di più una persona reale. E la cosa è vero che ci sono molti più rischi, tra virgolette, no, emotivi, quando nel relazionarsi con una persona reale di carne, ma è anche molto più piacevole, cioè ci sono anche molte più soddisfazioni, è molto più gratificante, no? Cioè molto più
riempie molto di più. Quindi lei è stata il primo step, e poi lei è stata anche la persona che mi ha veramente introdotto, cioè mi ha presentato Dio in un modo che non conoscevo, e lì poi è cambiato tutto, cioè Dio ha fatto tutto il resto. Però devo ringraziare mia moglie che è stata la chiave che forse è stata usata nella mia vita per cliccare qualcosa nel mio cervellino, così, un po' andato in quel periodo. Allora, io ho molte conoscenze personalmente che sono appassionate di gaming, no? E mi riportano il fatto che si possa instaurare una vera amicizia, un vero legame. Tu cosa ne pensi? No, no, assolutamente vero. Ripeto, non posso dire che non è così. Io ancora oggi mi ricordo bene le persone con cui giocavo, no? Perché poi all'inizio sono solo chiacchiere di gioco, poi dopo nascono dei parallelismi, a volte ci si incontra anche di persona, no? Cioè, a volte la vita online Esattamente. sì, può sfociare nella vita reale, no? E questo, se diciamo il tuo limite, per esempio, è la timidezza, se fatto con equilibrio può certamente anche essere uno strumento che ti aiuta a connetterti poi realmente con qualcuno, no? Però non deve essere una scusa. Cioè, io credo che se tu sai relazionarti veramente con le persone reali, allora anche le relazioni online possono avere un senso, no? Cioè, un'amicizia online, se tu sai com'è veramente, se tu hai Devi avere un anche... confronto, un Esatto, paragone, altrimenti ti perdi. esattamente. E non ti puoi nascondere dietro al è più facile. Certo, in alcuni casi è più facile, ma c'è una grande differenza tra la realtà, tra quello che succede, diciamo, nella vita reale e quello che succede online, anche nelle modalità, no? Cioè il confronto È che c'è, impagabile. sì, ma discutere con una persona, non essere d'accordo, no? Quindi confrontarsi online è, Ecco, spiegaci un po' come cioè, avviene, è se ti facile capita. da gestire, no? Cioè, nel senso, tu stacchi tutto, ciao. Se vuoi, chiudi e te ne vai, no? Certo, sì, sì, sì. Sconnetti, no? Sì, Lasci lì. In le conseguenze sospeso. possono essere molto limitate, e anche il male che ti può fare può essere molto limitato. Una persona reale può farti stare molto bene, ma può anche farti molto male, no? E questo spaventa. Io questo vedo tantissimo nei giovani di oggi, no? Anche con i social media, che a me piacciono come strumento, però c'è questa, diciamo... Tendenza ad assolutizzare magari il versante social Sì, è rispetto... una percezione distorta della realtà, cioè questa realtà che non è reale, no? I social tendono a presentare un lato delle persone, il lato migliore, a costruire molto, cioè quando tu fai un selfie, se 5 minuti prima hai pianto, c'hai il sorriso da selfie, cioè, capito? Ti viene in automatico, no? E questo è veramente culturale. I ragazzi di oggi, cioè gli adolescenti di oggi, questo ce l'hanno, non glielo puoi... Cioè, è così, Stirpare. punto, non si può più cambiare, no? Ci si può lavorare. Nascono con questo mondo, con questo ritmo, con questo schema. E è facile perdersi. È facile credere a quello che vedi sui social, a volte per non credere quello che vivi realmente, a volte semplicemente perché tutti fanno così. Però ecco, è proprio una questione di identità. Tu devi sapere chi sei, se non sai chi sei è veramente facile perdersi oggi. Il gaming alla fine è una forma, è molto simile ai social media da questo punto di vista, spersonalizza molto, diciamo così. Comunque, come dicevamo prima, no? Anche grazie e a causa di tutte queste realtà aumentate, questi nuovi visori Mamma che mia. escono, si sta verificando il fatto che la realtà aumentata, cioè, o meglio, la realtà virtuale, forse più che quella aumentata, sta diventando la realtà per molti. Mamma mia, fa paurissimo, ragazzi. In quale Cioè, direzione ci stiamo muovendo, no? sì, Ci l'intelligenza allarma. artificiale, ragazzi, adesso tutti usano sta parola, la mettono ovunque, no? Tu guardi adesso tutti i prodotti nuovi Apple, dico l'ultima che è uscita perché insomma gli occhiali di Apple, cioè io non voglio dire perché, però prima o poi ci arriveremo a quella cosa lì. Io credo che sia veramente importante oggi insegnare ai giovani la bellezza della realtà. Allora a quel punto sei anche forse abbastanza educato. Io non, ma vi immaginate se sto podcast si fa, cioè, io in mutande a In casa mia, voi in ologramma. mutande, cioè, capito? Però Veronica tanto con non le si vede. ciabattone. Cioè, un giorno sarà, probabilmente potrà diventare così. Non ci siamo tanto lontani, ragazzi. È molto vicina a questa cosa. Credo che una nostra responsabilità, io so già vecchio, ma la vostra responsabilità è proprio forse insegnare ai giovani questo, no? La bellezza della realtà.
che Certo. spesso viene invece presentata male, cioè la vita spesso viene presentata come una cosa faticosa, dura, difficile, di sofferenza. Ma certo, si soffre nella vita, ci mancherebbe, sarebbe bello avere, ma la vita è anche una cosa molto bella, un'avventura da vivere, e le persone che fanno parte della nostra vita sono forse la cosa più bella che, che possiamo sperimentare nella nostra vita, anche con tutte le sofferenze, anche, ma Mhm. quello che ti lasciano le persone, Non te lo può lasciare una macchina, no, io non credo, certo. cioè, spero di no. Se no Speriamo. Speriamo. veramente mi piacerebbe riguardare sto podcast tra 50-60 anni Mamma per mia, vedere se penso la chissà. stessa cosa, ma Sì, tipo quelli che dicevano negli anni '80, nel esatto. 2020 le auto voleranno. No, Vabbè, ragazzi, cioè, ci 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 siamo, siamo qua, ci siamo, ma è da siamo siamo, brividi qui. sta però. cosa, eh. Io vi raccontavo prima che nel 97 la mia prima ragazza che ho conosciuto online, sono andato a trovarla a New York e Esatto. a quel tempo non c'erano le webcam, quindi cioè, non vedevi un video, no? Quindi ti mandavi le foto, ma tu non sapevi mai se quella foto corrispondeva alla Ti persona aspettavi con... tipo Hai Zelda. capito? La Esatto, quindi... nonna, a un certo punto si presenta sua nonna. Non lo Che sai, fai? arrivo all'aeroporto a New York e esco dal volo, non parlavo inglese, scolastico, quindi JFK prima volta negli Stati Uniti, prima volta all'estero, arrivo là, e dopo 40 minuti mi trovo da solo nella sala, insomma nell'area arrivi dell'aeroporto e non c'era nessuno. Ho detto, vai. Abbandonato la Una lobby. metafora della Hai capito? vita. Sì. E poi alla fine da dietro una colonna è uscita una tipa. Quando sono rimasto da solo, deve Inquietante. essere lui, ok, sì, corrisponde alla foto, va bene, ok. Cioè, per dire, no? Una Certo. volta era così, adesso sì, a volte mi sento vecchio, sì, mi rendo Ma conto una che... domanda un po' provocatoria. Ci sono aspetti positivi, costruttivi del virtuale? Di tutto il Mamma mondo? mia. Allora, per l'esperienza mia, nel gaming... mm, no. Cioè, dal punto di vista relazione, dal punto di vista di crescita personale... Secondo la tua esperienza, ovviamente. Sì, cioè poi tutti veramente siamo tutti diversi, no? Certo, Magari a qualcuno soggettivo. aiuta di più, qualcuno aiuta di meno. Per un timido sicuramente può essere uno strumento per... Però ecco, non ti ci puoi appoggiare veramente, secondo me. Mentre invece, ecco, del mondo virtuale in sé, quindi non lo so, prendo un altro aspetto lavorativo, per esempio, può sicuramente essere una cosa dove si possono imparare delle cose, no? Cioè, oggi l'importanza, apro una parentesi assurda, ma cioè, YouTube ha cambiato tantissimo il modo di imparare, no? Si discute tanto negli Stati Uniti su questa cosa, l'altissimo costo dell'istruzione negli Stati Uniti e di quanto non sia più necessario pagare tutti quei soldi per creare un'istruzione di base, per imparare qualcosa, soprattutto quando vai nello specifico. YouTube ha creato una Ormai generazione... trovi di tutto. Sì, ha creato una generazione di professionisti che sono nati, cresciuti, Amatoriali. sì, e Rendendo migliorati fruibile, universale l'istruzione, la sì, formazione. e viva i tutorial, cioè, nel Vive senso, tutorial, capito? Ha sì. reso equo l'accesso, no? In qualche Sì, modo. quindi Democratico. sì, ci può essere un risvolto, ma devi essere attento a non cercare tutto lì, perché altrimenti ti perdi tanto. Cioè, un abbraccio, un abbraccio di persona, cioè c'è proprio un lato chimico, un lato emozionale, un lato anche spirituale, un lato emotivo che non c'è. È Non puoi insostituibile. trovarlo, No, sì, secondo me in no. altro. E quell'abbraccio lì a volte ti mette in cavolo di Difficoltà, difficoltà, sì. no? Beh, io mi ricordo quando sei adolescente, ma anche quando ho conosciuto mia moglie da grande, cioè quelle cose lì succedono anche a 60 anni, tu ti innamori e quell'abbraccio lì, cioè tu puoi fare cosa vuoi, ma Ti cambia, ha non esiste un'influenza. online, Sì, capito cosa intendo? sì, sì, sì. Mm. E prima hai parlato di identità, no? Che consiglio daresti ai giovani di oggi riguardo proprio al tema identità? Dove a questo punto ricercare, no, la propria identità? Perché Mamma mia. comunque tu cercavi un po' anche, no, chi eri, no? Chi Sì. potevi essere. Dove i giovani possono andare a ricercare questa identità? Guarda, adesso dirò una cosa scontata, però per me è stato veramente importante scoprire Dio Padre. Cioè io voglio un sacco di bene a mio babbo e lui me ne vuole a me, però non abbiamo mai avuto una grandissima, cioè non ce lo siamo, anche oggi non ce lo diciamo tanto, no? Quindi
questa insicurezza che ti nasce quando comunque non c'è, mentre mia mamma era molto affettuosa, no? Però per un uomo invece è importante la figura del padre, no? E io credo che buona parte della mia insicurezza, delle mie difficoltà proprio a livello identitario, di non sapere bene quanto valgo, chi sono, siano derivate da lì, no? Quindi scoprire Dio Padre per me è stato, cioè, mi ha cambiato tanto, mi ha fatto proprio crescere, mi ha dato un'immagine di me diversa, più reale, no? Cioè ho capito cosa posso fare, ho capito quanto valgo, ho capito chi sono, cioè anche proprio emotivamente, no? Ho imparato che non devo più nascondere. Questo è stato veramente lo scoprire l'amore di Dio paterno, che non conoscevo in quella forma dal punto di vista invece Sì. con mio babbo, no? Ti dà sicurezza, comfort, Sì, accettazione di te. sì, è avvolgente. E poi la capacità di Dio è quella di farti vedere delle cose, di mostrarti delle cose di te che nessun altro sa farti vedere, no? In un modo che è specificatamente per te. Perché ci conosce talmente bene che ti sa parlare, ti sa far vedere, ti Sa fa... come prenderti. Sì, ti sa mostrare delle cose che le persone non sanno mostrarti, capito? Come lui lo fa. Sì. E quindi la relazione con Dio è, per quanto scontato sia, è proprio importante, no? Sapere chi è, conoscerlo, cercarlo, proprio bramarlo, non c'è un'altra Sì. parola, è una parola... Cerchi Dio e trovi te stesso, Sì, poi alla tantissimo, fine. tantissimo, sì, Bellissima questa frase, me la sì. scrivo. Sì. No, mi piace, Sì. veramente, Se la la scrivo seguitemi per veramente. altri Nel libro delle consigli, perle di altre Victor. frasi Tumblr. Abbiamo un Esatto. libro, deteniamo un manuale, in Esatto. realtà, che apriamo all'occorrenza. Se trovi Dio, com'era? Trovi te Se stesso. cerchi Dio trovi te No, stesso, poi. bellissimo. Io me la scrivo sul stato di WhatsApp. Inevitabilmente. E spesso se cerchi te stesso trovi Dio. No, Cioè, te, se cioè, andiamo andiamo Il via, me ne continuo, vado. ragazzi, cioè, Che ci qua faccio bisogna qui? fare un contenuto apposta. Ci Sento vediamo al prossimo video. inadeguata. Le pillole di Victor Mi e sento Paolo. inadeguata. Cioè, No, cioè vabbè, senza di io te sono il noi non consenso. Non c'è riusciremo. Io nessuno vi che do la scrive spalla. senza di te. Esatto, monaco Bravissimo. amanuense. Grazie. Vabbè. E stavo pensando che mi piace come Dio spesso operi in maniera paradossale, no? E per tanti anni, e comunque in parte continui a farlo, hai lavorato con i giovani, con la nostra Chiesa, anche nell'ambito proprio delle evangelizzazioni, quindi nel portare il Vangelo in chiave più attuale, più fresca, più comprensibile a chi magari non sa di cosa si stia parlando. E, e vorrei sapere se ci puoi dare delle chiavi, dei consigli per avere un'evangelizzazione comunque efficace nel 2023, ecco, per non passare appunto da bigotti o da quelli che adorano un Dio morto, ma adoriamo un Dio vivo. Assolutamente, guarda. No, non ce l'ho dei consigli da darvi. Perfetto, chiudiamo qui. Vorrei Come dire- sei Grazie, onesto, grazie ma per puoi la anche No. mentire sincerità. ogni tanto. Cioè, No, voglio dire, credo che una delle cose più importanti, cioè il contenuto della Bibbia è quello e quello deve restare, no? Però credo che una delle cose proprio fondamentali che la Chiesa di oggi dovrebbe migliorare, dovremmo lavorare tantissimo noi nel linguaggio, no? Nel modo in cui parliamo di Dio. approcciamo. Sì, di come raccontiamo delle cose che Dio ha fatto per noi, delle storie che viviamo con Lui, no? Siamo molto bravi a non farci capire bene, diciamo così. Che bello. Siamo bravi a capirci tra di noi, ma non è che ci sforziamo tanto di... Arrivare a chi non sappia, no? sì. Chi non Allora, conosca. adesso dico una cosa che poi decidete se tagliarla oppure no, però credo che non dobbiamo dimenticarci chi eravamo prima di conoscere Dio, no? Assolutamente, Vero. Quindi è importantissimo. vero che noi non viviamo diciamo come gli altri nel mondo, no? Quindi in teoria dovremmo non farne completamente parte, anche se ci viviamo, no? Dovremmo comunque avere dei valori e un'esperienza fatta con Lui che ci porta a essere diversi. Certo. Però dobbiamo sempre ricordarci che le persone intorno a noi invece cioè, usano un certo tipo di Sì, linguaggio. Quindi questo non vuol dire parlare male, però dobbiamo
essere da questo punto di vista simili a loro. Non omologarsi, ma adattarsi. Sì, Attuali, rimanere sempre Contemporanei. attuali. Cioè, L'acqua non è serve, sempre- si può parlare di Dio in tantissimi modi semplici, banali e anche colloquiali, senza dover per forza usare, cioè, la parola, non so, le parole salvezza, nuova nascita o la gloria di Dio cioè, sono bellissime parole da sentire in una predica in chiesa, no? Ma per una persona che lavora con te, quando gli dici la nuova nascita, Lo cioè, sai non se lo vivi, se lo hai vissuto, se capito, no... Ci deve cioè, essere sempre un'esperienza che sì, accompagna poi la conoscenza. sì. Questa va scritta anche bella. L'esperienza che accompagna la Va bene, conoscenza. puoi La entrare anche scriviamo te anche nel noi, Bene, libro. meno inseriamo, male. cioè, Senso discriminata. vabbè, da metà in poi mettiamo le Vabbè, due intanto ci citazioni. sono, intanto ci sono. Sì, penso il linguaggio soprattutto. E poi forse un'altra cosa è la trasparenza. Credo che sia uno dei motivi per cui i giovani non si sentono più parte della Chiesa nel mondo. È una cosa abbastanza generalizzata secondo gli sondaggi degli ultimi anni, è questa percezione di mancata trasparenza, no? Quindi essere cristiani, secondo me, alla fine è essere molto normali, no? Come dicevo prima, la vita è una cosa bellissima, ma ci sono anche delle difficoltà, vanno raccontate anche quelle, no? Certo, certo, è quello che un po' comunque ci teniamo a passare, no, tramite questo format, proprio la quotidianità, l'umanità, Sì, no, di ciò che viviamo. E in effetti è vero, ho sentito ho letto molti dati secondo i quali appunto tanti giovani della Gen Z sì, alla domanda cosa cerchi di più nella Chiesa al giorno d'oggi, la maggior parte ha risposto la realtà, no? La verità, proprio la vita sì. quotidiana, più che magari l'eccellenza fatta di fuochi d'artificio e effetti Sì. speciali. Io penso che gli effetti speciali vanno bene se sono solo uno strumento. Cioè, ma non possono essere tutto, ecco. Gli effetti speciali sono belli in tutte le Assolutamente. situazioni. Cioè, vai a un concerto è bello se un concerto è bello anche da vedere, no? Cioè, se c'è una scenografia, delle luci, il fumo. In chiesa ci deve essere qualcosa di più, altrimenti vado a un Certo, concerto, no? Cioè, assolutamente. se è un contorno va bene, la ciccia deve essere L'essenza non può qualcos'altro, essere sì. Sì. Cioè, l'estetica, io vengo comunque la in chiesa perché bellezza. voglio trovare Dio. Cioè, alla Certo, fine, e i altrimenti non ne sto giovani a di casa. oggi cercano Dio, ma noi non siamo bravissimi a presentarglielo, ecco. Secondo me, possiamo migliorare, ci possiamo lavorare su questo. Con una quindi preparazione, no? Sì, il Cioè, mio... come deve avvenire, no, questa preparazione, mi verrebbe da Io dico sempre, chiedere. cioè, bisognerebbe fare una cosa. Cioè, bisognerebbe che tutti i cristiani, una volta al mese, si mettessero davanti allo specchio e raccontassero la loro storia. E poi se la riascoltassero. E poi dopo, subito dopo, la cancellassero perché non si può sentire. Cioè, la maggior parte delle volte la nostra storia la raccontiamo in un modo Pesante, pessimo. pesante Sì, anche. cioè, ecco, Quindi su sbagliato. questo è un esercizio che possiamo fare, no? Cioè, proprio provare, riprovare. È proprio un esercizio, non c'ho un altro modo per dirlo, ma è una cosa che si impara. Come abbiamo imparato il linguaggio religioso della Chiesa, si può tornare ad imparare un linguaggio che sia comprensibile anche fuori dalla Chiesa, no? Serve esercizio, c'è niente da fare. Anche quando ci sforziamo, io lo vedo, cioè, io cioè, che ci sto molto attento, cioè, a volte dico, ma perché parlo così? Ma da dove mi viene? Ma io non avrei mai parlato così, però dopo 20 anni, 17 anni, 16 anni in chiesa è Anche il fattore normale. abitudine, no? Certo, Inconscio, e che va non è che bene, no? se no. Però, Però bisogna adeguarsi ai sì, tempi, adattarsi a chi hai davanti, anche la persona che hai davanti, no? assolutamente sì. Perché c'è la persona di una certa cultura cristiana, educazione cristiana, c'è chi è Beh, completamente inconsapevole mamma e mia, non sa sì, nemmeno veramente come sia fatta una chiesa, ecco. sì. Quindi, ma avviandoci un po' alla conclusione, ti domandiamo quale sia il personaggio biblico che ti piace di più, nel quale tu ti identifichi, No, nel quale io mi identifico o nel nessuno. quale Cioè, però, tu ti... allora, in questo periodo, diciamo che ce ne sono tantissimi, però in questo periodo Eliseo. Eliseo, Vittoria. Eliseo, Saluto. sì, no, povero Eliseo, perché, cioè, mi piace tanto Eliseo perché per la sua fedeltà, no? Cioè, per come è riuscito, cioè, io mi immagino Eliseo
non penso che Eliseo fosse un tonto, no? Io penso che Eliseo fosse una persona con una personalità forte, altrimenti Elia non l'avrebbe scelto, no? Quindi sicuramente avrà avuto delle idee, dei progetti, delle cose che voleva fare, però ha saputo restare fedele ad Elia, fare quello che lui gli chiedeva di fare, credere in lui fino alla fine, e questo per me, cioè, col carattere che ho io, è sempre cioè una sfida, no? A cui Ti sottoponi. sì, perché restare fedeli quando sei una persona creativa, quando io farei, cioè ne faccio tre, mentre ne faccio tre ne sto pensando al 678, no? Mi ci Sì. vorrebbero giornate infinite. Ecco, mi metto nei panni di Eliseo che è rimasto una vita lì, però poi alla fine, senza saperlo, alla fine dopo il premio è stato Sì. spaziale, perché Aspettare quindi il tempo il momento giusto. giusto, no? Tutto quello che è successo dopo, grazie alla sua fedeltà, cioè, è stato spettacolare, no? E invece noi tante volte abbiamo fretta di fare quello che noi vogliamo fare, no? E non abbiamo il coraggio, perché ci vuole coraggio di saper restare fedeli a qualcuno che magari ci ha aiutato, che ci ha non aiutato, scelto in qualche modo, no? Che ci ha dato una possibilità, o che ha visto qualcosa in noi, o che ha visto, io non avrei mai pensato di fare tutte le cose che faccio oggi, ma il mio pastore ha visto in me delle cose che io non vedevo. E quindi Fidarsi anche di chi intracci in te qualcosa. sì, sì, fidarci degli altri e non solo di noi stessi. Al giorno d'oggi è molto più facile avere il coraggio di buttarsi Sì. piuttosto che avere il coraggio di aspettare. Ragazzi, però la cultura è altra perla, ragazzi, capito? Sì, Guarda, Aspetta, ragazzi. lo vado a prendere, guarda, se aspetti 2 minuti. No, però è assolutamente, questo è il tempo del successo, no? Tutti vogliono il successo, ma nessuno sa esattamente cos'è il successo. Sì, se non sei Cos'è? una persona di successo, non Sì. sei nessuno. E se c'hai Qual l'agenda è il piena, sei una parametro? persona di successo, no? Ma non è così, ragazzi, Mm. cioè il successo è un'altra cosa. Cioè il successo vero è un'altra cosa. Il successo vero è avere un equilibrio nella vita, Una tua è identità. stare bene, cioè sapere chi sei e sapendolo vivere bene, con la pace che Dio ti dà, cioè le persone intorno che scegli. Questo è Mamma mia, successo, no? Invece oggi è vero. tutto busy, Ci si soldi, basa più sugli altri, sul consenso degli altri sì, rispetto visibilità. alla propria identità, Torniamo al assolutamente. discorso dell'inizio, no? Comunque è una mancanza di identità. È ciclica questa Sì. Tu intervista, non è puoi, proprio sì. ciclica. Sei È un cerchio, insomma. biciclettica. Raccontaci la tua esperienza. Vai un po' in bicicletta. Ripartiamo dall'inizio. Potevi fare un'entrata scenica in bicicletta? No, perché tanto è tutto... No, vabbè. oggi ho visto un reel e poi chiudiamo, però No, questa ve la devo sarà raccontare, l'ora. cioè, Non... fantastico. Ho visto un reel in Chiesa Cattolica, scusate, ma era bellino, ve lo racconto uguale. Non mi ricordo il nome, diceva cos'è la fede per Don e il nome. E c'è il Don sdraiato nel corridoio centrale di una chiesa cattolica e viene uno con una mountain bike tipo a 40 all'ora per tutta la navata e lo salta. Lo salta. E il Don sdraiato così, con gli occhi chiusi. È stato estrema Tutti come in piedi, dimostrazione. fantastico, sì, mi è Un po' piaciuto. estrema, ma è vivo? No, penso di Cioè, sì, è il sopravvissuto. reel finisce mentre Speriamo, lo non si salta, saprà quindi non mai, saprai. guardiamo. A 1000 mi piace avremo Paolo che Mettiamo- si sdraierà Vai, in una una challenge, montagna. facciamo una sfida. Sono disponibile, Devi ragazzi. Sono disponibile. Sono Devi disponibile, ragazzi. dimostrarlo Sì, sì, d'altronde, si può perché sei fare. qui. Per voi questo ed altro. Era... Cosa non si fa per i mi piace? Così. Va Bene. bene. Grazie Paolo davvero Grazie mille. per essere stato con noi. Figurati, Grazie non per torno più. I consigli. Non mi Sicuramente esprimo. ti chiederemo di tornare perché ci sono tantissimi argomenti di cui possiamo ancora parlare. Super volentieri, super volentieri. Grazie, è stato un onore. Grazie Vic. Grazie anche a te, Elena. Grazie, vero. Grazie a voi ragazzi. Per tutte le Posso perle andare che ci hai ora? ispirato. Va Ciao. bene. E grazie anche a voi che siete arrivati ancora a questo punto, che ci seguite. E se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a lasciare mi piace, ad iscrivervi a questo canale. E qui sotto in descrizione lasciamo tutti i link per i nostri social, per il sito web della nostra chiesa. E vi invitiamo soprattutto a condividere questo video, questo audio, se ci state ascoltando su Spotify, con i vostri amici, parenti, conoscenti, più persone possibili, affinché tutti questi consigli, tutte queste perle che Inestimabili. che abbiamo trascritto possano essere utili, ecco, per chi ci ascolta e per chi ci guarda. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.